un libro horror all'italiana, quella che è una novella realista sullo squarcio tra la provincia delle Marche e il contrasto con la metropoli milanese. Una novella dark realista che col passare delle pagine, con una scrittura impeccabile, uno dei libri più interessanti del 2023, L'Olivastro di Marta Azzurra Puntaroni. L'idea che sta alla base dell'Olivastro e della collana Elettra, di cui questo libro fa parte, è creare storie che partono dal complesso di Elettra, appunto, ovvero di un amore tra padre e figlia, di un rapporto affettuoso che può diventare in qualche modo patologico, malato. In questo caso abbiamo un amore che unisce padre, figlia e il loro olivo. Un amore tra padre, figlia e olivo che diventa talmente viscerale e terreno da diventare terra, da trasformare il corpo in terra, in compost. Ci sono due cose che mi sono piaciute tantissimo in questo libro. Uno, la prima è l'atmosfera e il climax. L'atmosfera horror non è immediata, ma sale in un crescendo inaspettatamente fino al colpo di scena finale, diciamo. Ed è quasi un blown out, un fulmine al ciel sereno inaspettato. C'è una salita a gradini temperata, graduale, perché quello che all'inizio sembra una vera e propria narrazione realista della vita di Caterina, che è una tipica ragazza universitaria incastrata tra la provincia e la voglia di continuare la vita di campagna agricola insieme al padre e la spinta di una madre invece che le vuole far fare giurisprudenza nella metropoli milanese, e tutte le relazioni disfunzionali che Caterina ha con i suoi ragazzi e con le amiche di provincia che hanno fatto la loro vita. Tutto questo meccanismo psicologico, emotivo e di narrazione slice of life, dirlo in un termine manga. Quello che sembra una normale storia pian piano si tinge di elementi che vengono infilati come dei piccoli rasoi. Elementi horror, le dentate, le elementari contro la bulla, i denudamenti agni delle medie per misurare il cazzo dei compagni e prenderli in giro, invidiosi pensieri di morte che Caterina fa sul feto, sul neonato di una sua ex compagna che è in gravidanza, quella immaginaria pira sacrificale di grano, la pellicola The Wicker Man che Caterina si immagina, la pepì fertilizzante e via dicendo, fino sono solo dei piccoli sassolini, dei piccoli rasoi che vengono inseriti di tanto in tanto, non sono che una corda, un trabocchetto che ti passano quasi in sordina, che ti danno solo lo scricchiolio di sottofondo, ma non ti fanno premonire quello che sarà il finale, che è il vero e proprio elemento sorpresa, il vero e proprio climax di questa atmosfera e di questo tipo di novella dark horror all'italiana. E quindi è sorprendente l'architettura che è riuscita a creare lì. L'altra cosa, che è l'elemento principale più bello di Marta, in realtà è lo stile e la macedonia linguistica che la contraddistingue. Marta è una delle poche scrittrici che potete incontrare che riesce con nonchalance a fare questa macedonia linguistica in cui riesce a unire la mimesi del parlato orale contemporaneo, quindi un italiano che usa tipo leccaculo, storytelling, LGBT friendly, shooting indoor, questo linguaggio molto contemporaneo, neolinguistico, cookie banner, e la cosa è che Marta riesce a mettere la mimesi orale del parlato, quindi un linguaggio che è molto incollato e molto attaccato al realismo di come si parla oggi, unendo, mescolando e unendo ad esempio il dialettale, la mitologia classica, la biologia e la microbiologia a livello di gerghi tecnici, botanica, che arcaicismi. E questa è una cosa di cui sono totalmente innamorato. Lo stile viene messo come piccoli tasselli di un mosaico linguistico, una vera e propria macedonia linguistica a cui passi dalla fragola al melone, alla pesca, riesce a usare un linguaggio che è allo stesso tempo ultra contemporaneo, ma che può prendere, che può inserire quando vuole, forzarlo senza farlo pesare
termini che prendono da tutti i tipi di linguaggi e microlinguaggi. Infatti, e lo fa in meno di 100 pagine, quindi immaginate che tipo di stile di scrittura può avere. Questo secondo me è il suo più grande pregio. Sotto vi metto in allegato un elenco della Macedonia linguistica di Marta Azzurra Puntaroni. Questo lo riesce a fare anche grazie all'uso puntuale che fa del discorso in diretto libero, molto attualizzato, cioè l'attrice lascia parlare i personaggi attraverso il narratore. Con questo riesce a fare un calco del modo in cui parlano, quindi ricreando il linguaggio in maniera mimetica, con solo un pizzico di direzione registica autoriale, il che rende tutta l'atmosfera del libro, sia horror che realistica, più rustica e anche inquietante in un certo senso. Se volete qualcosa di speciale, se volete un piccolo gioiello, secondo me è di una delle migliori scritte, sicuramente prendete Scuola da Marta Azzurra Puntaroni. L'Olivastro è un inaspettato dark horror all'italiana che fa anche da banco per l'uso della lingua italiana. Si legge in uno schiocco, un micro romanzo o un racconto lungo o una novella, ma è sia un esempio di horror all'italiana che un esempio di scrittura fatto benissimo.